Buongiorno. Oggi colazione dopo fuochi. Hai preso l'ennesimo dolce al cocco? Sì, mi piace tanto. Grande. Molto buono, fresco. E questa pomata sopra. Pomata, sì. Come si chiama? Non lo so. Bianco. Tutto insieme buono, molto piacevole mangiare. Io ho preso l'ennesima tazza di acqua sudicia e una brioche col tonno. Una brioche col... Vabbè, una brioche. È una brioche con un pochino di tonno e una foglia di insalata. Si poteva sopravvivere lo stesso, però abbiamo speso solo 4,40 €. Certo che qui ci sono gli ananas sulla strada e noi ancora non abbiamo mangiato un ananas. Dove andiamo? Fare foto a ananas. Ehi, ciao! E palestra perfetta qui. Not too bad. Like I do. Due scemi. You're so fun. Woo! Oggi mangiamo da Onda. Ok, facciamo questo burger. Ho preso hamburger Onda, carne, bacon, uovo, pomodoro e insalata. Buon appetito. Ma vaffanculo. Nel frattempo una ventata mi ha rovesciato tutte le patate. Sì, normale. Insomma, non ti piace. Che hai preso? Io ho preso l'hamburger Averao, cioè l'hamburger dell'estate sarebbe. È un hamburger classico con formaggio e bacon. Il patty non è solo carne, quindi insomma. E poi abbiamo le patate più unte di questo universo e anche degli altri. Quest'olio probabilmente quando l'hanno cambiato c'era ancora Atlantide. Ti è piaciuto questo posto? Abbastanza terribile, nonostante fosse pieno di gente, frequentato da locali, però anche no. È un po' atmosfera un po' pesante, senza sorriso, niente, un po' triste. Bella vista, unico più.
Tutta la zona che vi abbiamo fatto vedere oggi di questi vigneti è patrimonio dell'UNESCO, è a protezione della cultura, della vigna, della vite e del vino. È un posto incredibile. Ora qui sarebbe stato perfetto il drone, però il drone è rimasto a Firenze, quindi per farvi capire dall'alto proprio come sono fatte queste vigne e la difficoltà che ci può essere a lavorarci dentro, non so neanche come fanno a raggiungerle sinceramente. Abbiamo preso 2 caffè. A few moments later. Siamo da Adega do Vulcão per una visita e degustazione e c'è una certa hype. Attivate i sottotitoli, dalla rotellina delle opzioni scegliete sottotitoli in italiano o in inglese. So this is the Solar Tahabrum. As the name might imply, you might think it has something to do with the sun itself, but not really. The solar part is, in Portugal, what it means is like a big estate or a big villa for a wealthy family with this vineyards on the backside of the estate. The estate of the Tahabrum family that is now the estate of the Salemas family. This is because a man most important to this estate, Manuel Maria de Tahabrum, died without any direct descendants. This estate going to his nephews eventually, and now these nephews' descendants becoming the new owners of the estate. The man most important to this estate, Manuel Maria de Tahabrum, at the peak of his career was making over 1,000 barrels per year. This denomination of these barrels that we call pipas, so these 500-liter barrels, so over 500,000 liters of wine per year. These Portuguese people that came in here and colonized this place, they noticed a lot of interesting soil, this very mineral soil that we have today, because of the volcanic activity, and they would eventually use these for wine. These vines in here are more desired. So desired, in fact, that on the peak of popularity on wine in the Azores, this wine was found in the wine cellars of these Russian czars after they were supplanted during the Industrial Revolution. So very desirable wine, even for people that far away, right? That's a lot of things that everyone did, and not exactly special of Manuel himself. So why is he so important for winemaking in the region? In 1852, well, keep in mind that this estate was built in 1796 and was inherited by Manuel. We had a grape plague of like a fungal plague of what we call oidium. It's a powdery mildew. 21 years later, another plague happened. This, the plague of phylloxera. Now, phylloxera, it's an American bug that they didn't know was in there. This is because American grapes, these Native American grapes, have a resistance to phylloxera. So these Azorean people were importing an American grape called Isabella. At the same time, the French people were importing some grapes as well. What happened was this phylloxera, because of this importing of American grapes that they didn't know had phylloxera, as it's a very small bug that eats the grapes by the roots, so not exactly noticeable, were coming to Europe, and he really took a liking to the grapes in Europe as they didn't have this natural resistance to phylloxera. This is because, well, in America and the grapes in Europe are two different genuses of grape entirely. So you have, I think it's Vitis vinicula, what is called in Europe? Vitis vinifera. Vinifera, and in America is Vitis rupestris. Well, Manuel's importance to this is he was the one that went searching for a cure to this phylloxera in Europe. This cure that eventually was found that you need to plant these American grapes, usually they're St. George grapes. You plant these, use their roots to graft your own European grapes on top. For grapes, this is the only solution. And Manuel was the one that, well, he went bankrupt, and he eventually had to pawn a lot of his properties just to bring this cure in here. And this, in a sense, well, for the winemaking part, this is why he was well regarded in here.
This is why we still have to this date, or three main grape types. One of these, not exactly common to here, but found originally in Madeira. This is Verdelho. Verdelho, island Verdelho. So Madeira and Azores, different than Continental Verdelho from Portugal, which is different than Verdejo from Spain, which is different than Verdicchio from Italy, right? Thing that happened back then, as they looked at these grapes and they looked similar and they tasted in a sense similar, which at the time I assumed they thought something like, oh, the terroir on these islands is different. But no, they're just completely different and at the DNA level. Genetically, they're different. Arinto dos Açores, one grape that is native and only grown in here, it is 95% of the grape production in Pico. The other grape, also native here, but this one much less common. This one is Terrantes do Pico. This is the last thing we'll be seeing for the wine tasting. If you come here, you'll be able to take a good look at all of this vineyard. It does burn your legs very much. Wow. If you're interested in the cheese itself, this one is 3-month aged, 4-month aged, and 12-month. This is São Jorge cheese, or Ameixambar, vintage of 2022. This one, very interestingly, it does have some very unique properties to it. So this one is the very only wine in the region, so the Azorean region, to be made with grapes from Pico and Faial. It's a blend of grapes from Pico and Faial. Now, the Pico grapes are from the area of Cressão Velha. They're what we call a vineyard of Vinhas Velhas. They're old vines, over 70 years old vines. The grapes from Faial are in a sense a lot newer. And this is Arinto 100%. Arinto dos Açores, but there is a little bit Very good. of peculiarity to it, as these are old vines. We have the grapes in Pico. I did talk a lot about the grapes in here. You saw how they grow. You've seen the tide well, and you touched that basalt that gets a lot of heat. So this does influence the growth of these grapes quite dramatically compared to the grapes in Faial. Now, the grapes in Faial, much younger, as I did mention. This is an older map from Faial, before 1957. You have in here, as they did know something was happening in here already, this is where a volcanic eruption happened. This is an underwater volcanic eruption that generated a lot of land. So like an appendix about this side, you have this very fine sand that was generated from the magma coming in contact with the water and being cooled quite instantly, opposed to the slow cooling of these basaltic sediments. For over 60 years, this area was in a sense unused, and us from Adega do Vulcão, we are the first ones to be planting grapes in that region with the intent of winemaking. The very first grapes to be planted in Capelinhos after the volcanic eruption. Very importantly, so you have delicate grapes and bold grapes being blended in this very interesting wine, this very unique wine. About 70% Pico, 30% Faial. A lot of this wine is in inox tanks. There's a small part in cement tanks and a very small part in oak. This one is Horta Brum 2022. Well, again, I'll be a little brief. This one is aged only for 1 year. The Ameixambar, as I mentioned, was 4 months. From the vineyard back there, what you've seen, if this was a French wine, it would be kind of like similar to a Grand Cru. This wine is aged for 1 year, completely in cement tanks. These are the egg-shaped cement tanks that I mentioned. It is also Arinto dos Açores, also Vinhas Velhas. So you have a little bit over 90% of Arinto dos Açores, and the rest is mostly Terrantes do Pico. If you're more accustomed to these normal European vineyards, production in those places would be about 10 times higher than the production we have in the Azores. Us from Adega do Vulcão, as we are a micro-sized winery, we do produce very little wine every year, so less than 1,500 bottles per year.
every year, so very In total? limited in quantity. No, this is per label. This is 2022 Pedemonte. You'll be tasting this one and then that one as well. Molto buono. The Pedemonte, this one is 2019-2018. Quite different than the 2022. È un pochino più maturo rispetto a quello di prima alla fine. L'acidità cala un pochino rispetto a prima, anche se non è spenta del tutto, vengono fuori più le note floreali, fruttate, mielose, resinose. E ora mi provo il mangio su questa Buonissimo. Did you try this cheese? Allora, visita molto interessante, è stato bello approfondire il discorso sui vini delle Azzorre, vini molto buoni. Un ringraziamento speciale va a Cinzia e Lorenzo che hanno reso questo possibile. E ovviamente ci è rimasto in mano qualcosa. Later. Per cena siamo venuti a casa di Feigioca. Stasera abbiamo variato sul tema basta vino delle Azzorre, siamo appena reduci dalla degustazione e abbiamo virato su il vigno verde. Il vigno verde non è un vino delle Azzorre, è sempre un vino portoghese, sono vini leggermente vivaci, non frizzanti, ma neanche fermi, leggermente vivaci e molto, di solito molto facili da bere. Mentre Este fa le foto per l'Instagram. Perché abbiamo anche pagina nuova di Instagram dove potete seguire, lasciamo un link sotto il video. E per ora abbiamo ordinato insalata che mi mancava molto. E finalmente mangio un ciotolone di insalata, sono molto contenta. E formaggio di Pico. Sì, ci mancava la verdura perché non si è fatto altro che mangiare patate, proteine, quindi stasera insalatina. Poi dopo si mangia anche il resto, chiaramente. Vedi, no? Mia faccia, contenta. E formaggino. Comincio di formaggio. Buono, cremoso, come formaggio di casa. Questo non lo so io, che è dentro. Ma c'è delle erbe, delle spezie. Molto strane spezie. È una specie di origano, Vero? secondo me, magari una varietà locale. Quello è buono, Sì, sì, molto. buono. Sì. Abbiamo preso pesce porco o pesce balestra con patate e broccoli. Che tu sei venuto a cercare te? Ok, poi ti grazie. Cerchi anche te il pesce porco? Ora fai finta di nulla. Assaggio. Mangiato. La pinna? La pinna? Buon appetito. Pesce molto interessante, molto delicato e sapore un po' strano, però molto buono, fresco. Io invece ho preso la molla alla moda di Pico o qualcosa del genere, che è uno stufato tradizionale di manzo di quest'isola. Vabbè, la carne si disfa completamente a guardarla. Spero che questo non sia coriandolo. Vero? Vero? È molto buona, ma soprattutto è molta. Si sente un pizzichino di cannella. Io non ce la farò mai a mangiare tutta sta roba, mai. Buona però. Ragazzi, ho preso dolce, però è andato molto semplice. Ho preso ice cream, gelato con vaniglia. Molto semplice, buono.
però in Italia è meglio. E questa volta non te lo può dire, abbiamo preso 2 caffè perché l'ho preso solo io il caffè. Come sempre. Ragazzi, il posto era molto carino, abbiamo mangiato molto bene, ora chiudi tu. Io? Come parliamo io e te e me, eh? Iscriviti. No, non mi riesci a fare queste cazzate. Fallo te che ti superava. Allora, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, scrivete qualcosa, comment, Scrivete qualcosa, tipo la lista della spesa. condividete con vostri amici, non dimenticare anche non dimenticare anche iscrivere al nostro nuovo canale di Instagram. Alla prossima, ciao ciao! Buona!